Ciao amici, ben ritrovati. Facciamo una integrazione a quella che è la meccanica del pennino flessibile, perché ci sono altri aspetti che vanno presi in considerazione. Userò una carta, come vedete, di un blocco Rhodia Ice, una quadrettata, che secondo me è una bella carta, mi trovo molto bene. Ci metto sotto anche qualche altro foglio perché... Ok, allora... Il pennino flessibile ve l'ho detto già in altri video, e questo video prende un pochettino le misure con la nuova serie dedicata alla calligrafia, e cioè il pennino flessibile influenza molto la calligrafia, la influenza davvero tanto. Perché? Innanzitutto, quando parliamo di pennino flessibile, abbiamo detto che si tratta di un pennino che allo stato di quiete scrive in un modo, con una pressione esercitata, eccolo qua, il tratto varia. Ma abbiamo detto che ci sono diversi momenti nell'azione, cioè la fase di pressione e quella di rilascio. Come vedete, pressione e rilascio. Non tutti i pennini flessibili lo fanno nella stessa maniera. Andiamo a vedere, per esempio, questa non ha bisogno di presentazione, è l'Aurora Sole. Sempre parlando di pennini moderni, andiamo a vedere invece la Pilot Falcon come lo fa. Questo è un extra fine, vi faccio vedere la variazione di tratto e vediamo invece il momento della pressione e il rilascio. Vedete come sia più repentino il ritorno, cioè se con l'Aurora Sole in questa fase, in questa frazione di secondo, abbiamo ancora un certo spessore perché abbiamo appena posto la pressione, appena rilasciata, invece con la Falcon potete vedere che nel momento in cui io rilascio, il tratto diventa sottile. Cosa significa? Che la reattività, l'elasticità che dimostra questo pennino è superiore il momento di ritorno rispetto a quello della nostra Aurora Sole. Andiamo a vedere un altro. Sto parlando sempre di Aurora, vediamo se fa parte un po' del comportamento della famiglia. Questa volta è l'Aurora 88K, sottile, molto più sottile della Aurora Sole. Come potete vedere è meno marcata la variazione di tratto, cioè dovrei proprio spremerla tanto, ma non è il caso. Vediamo invece come... vedete che è più reattiva, non come la Falcon, però è più reattiva nel momento in cui io rilascio la pressione. Vedete che torna prima a divenire sottile rispetto a quanto non facesse quell'altra. Ne prendiamo un'altra? Sì, ne prendiamo un'altra. Perdonatemi che devo prenderla. Eccola qua. L'altra in questione è la Astura, ma poteva essere anche un'altra. Vediamo come si comporta questa. Tratto sottile di partenza. Ok, vediamo. Similmente alla Falcon, come potete vedere, non appena rilascio torna immediatamente sottile, quindi vuol dire che c'è una certa reattività. Questo fatto, questa caratteristica, per esempio, a me piace molto. Perché mi piace? Perché mi piace il tratto sottile e nel momento in cui vado a dare un po' di, vedete, un po' di pressione, mi piace che ci sia il giusto momento. Questo giusto momento però non è un valore assoluto. Il giusto momento, che dico io, riguarda il mio modo di scrivere, il mio modo di pormi con la calligrafia e la grandezza del carattere, perché ciascun pennino, a seconda del suo comportamento, cioè di quanto sia, perdonate questo termine, quanto sia scattoso, ma così ci capiamo, quanto sia morbido invece nel ritorno, influisce sulla calligrafia, perché
Con un pennino come quello che vi ho mostrato della Aurora Sole, ma non è l'unico, ora ho qui per le mani questo, se devo scrivere una parola, usiamo proprio la parola, vedete che in piccolo non ho delle grandi variazioni di tratto perché non riescono ad estroflettersi in quanto non c'è lo spazio per via di un ritorno così lento, non c'è lo spazio per creare questa differenza tra il leggero e il tratto marcato. Con un carattere più grande, eccolo qua che emerge questa differenza. Emerge di più perché diamo il tempo al pennino, diamo il tempo di tornare nella sua posizione e non chiediamo di farlo in una frazione di secondo, ma chiediamo di farlo con un margine un pochettino più ampio e di conseguenza tutto questo avviene con questi tempi. Prendo la Waterman Emblem che fatemi vedere con cosa l'avevo caricata per non dire fesserie. Ah sì, avevo messo lo Smoky Quartz, infatti, che è un inchiostro che mi piace molto. La Waterman come si comporta? Andiamo a vedere. Facciamo il test di prima. Tratto sottilissimo, pennino vintage, quindi se vado a prendere la Omas, ce l'ho qua, eccola qua, che era caricata col Parker, me lo ricordo, la 555, pennino extra lucens, nella stessa maniera, è così sottile il tratto che quasi non si vede, e analogamente alla Omas, cosa succede? Che vado a scrivere sottile, ma appena premo, vedete, il tratto varia immediatamente, ma ritorna con una dolcezza, con una fluidità alla situazione di riposo che consente di fare tutto, anche di scrivere in piccolo, mettendo in evidenza una variazione di tratto, perché se scrivo in piccolo senza dare pressione, ecco che compare così. Cioè la reattività, in questo caso, reattività del pennino è quella che mi permette di avere la confidenza per scrivere al meglio assecondando la mia scrittura, tanto in piccolo quanto, se avessi voglia di farlo, in grande. Vedete che il discorso non cambia perché la pressione determina il tratto dove lo chiedo io, perché la reattività, come vi ho detto, del pennino è una reattività superba. Me lo segno, sì, superba. Il pennino della Omas non ha lo stesso tipo di reattività, cioè ha lo stesso comportamento, come vi ho fatto vedere, se vedete, non do pressione, il tratto è sottilissimo, nel momento in cui do pressione, però vedete che il ritorno non è immediato e secco come questo, come quello della Falcon, come questo. No, non è così secco, ce lo trasciniamo un pochettino dietro. Vuol dire che, se così mi avete seguito anche negli altri video, vuol dire che questa pur splendida penna, anzi scrivo ancora più piccolo, stilografica, darà il meglio di sé ampliando un pochettino il carattere, cioè dando respiro, vedete, al mio pennino. Allora, scusate il gioco di parole, scrivo grande in piccolo, grande è un conto, scrivo grande in grande, ecco che mi godo la mia penna con tutte le sue variazioni di tratto, con tutta questa sua morbidezza, però mi impone un carattere con un corpo maggiore, perché per assecondare il pennino affinché dia del suo meglio, oppure posso fare la stessa cosa in maniera con una calligrafia più spigolosa,
però vedete che mi tengo sempre con una certa ampiezza del mio carattere. Vi ho detto queste analisi ci introducono anche poi nel mondo della calligrafia, insomma, in questa serie di tutorial che sto preparando per il canale. Andiamo a vedere altre penne perché vi ho fatto vedere la Pilot Falcon all'inizio. Andiamo a vedere la Pilot Falcon come si comporta. La Pilot Falcon si comporta in maniera ancora diversa. Permettete che la prenda perché ho una bella invasione di penne stilografiche, per fortuna, qua sul mio tavolo. La Pilot Falcon si comporta in maniera diversa. Vi ricordate che abbiamo visto essere una di quelle che premo, mollo e diventa subito, il tratto si assottiglia. Però l'energia viene rilasciata in maniera così repentina e veloce che non mi consente di avere quella rotondità che altre penne hanno. La mettiamo alla prova. Vi ricordo che è un extra fine di quelli veramente tosti. Scrivo in piccolo, piccolo proprio, Pilot Falcon. Sto scrivendo senza alcuna pressione. Provo con un po' di pressione, Pilot. Però vedete che nel momento in cui aggiungo pressione, non solo perché c'è più forza impressa, quindi tutte le volute si ampliano, vedete che il carattere cresce. Pilot Falcon. Sì, lo vedo, però per esempio non riesco ad essere rotondo. La mia parola flessibile non è rotonda, è spigolosa. Non mi piace molto. Per avere la rotondità che ho visto nelle altre penne, cosa che vi dicevo, alcuni pennini riescono a fare anche con un carattere piccolo, qui devo crescere di nuovo con il carattere e quindi andare a scrivere magari in questa maniera guadagno qualcosa, ma siamo lontani dai pennini vintage, perché se aveste modo di analizzare le mie chiusure della L, della F, non sono rotonde, non sono regolari, vedete? Come lo sono le altre. Guardate per esempio, questa è la Omas, vedete? Provo a fare la stessa cosa con questa. Ora mi è anche riuscito bene perché l'ho fatto così, però è meno naturale perché il ritorno del pennino, vedete questa flessione che c'è qua, il ritorno del pennino mi dà tanta energia, difficile da governare certe volte. Mentre invece se mi affido alla mia mano, cioè a come vorrei scrivere io, come mi piace scrivere eh, con la stilografica Pilot Falcon, allora qui sto assecondando, sto facendo una mediazione fra quella che è la caratteristica del pennino e quella che è il mio modo di scrivere, avendo e adottando un carattere che come vedete però impiega 2, 4, 5, quasi 6, anzi 6 quadretti, quindi stiamo parlando di 3 centimetri, allora riesco ad avere 3 centimetri, una calligrafia che mi soddisfa abbastanza, però resta comunque un pennino un po' spigoloso rispetto alla rotondità di altri pennini. Andiamo a vedere anche altri pennini, perché può essere vero una cosa e l'altra. L'88 ve l'ho fatta vedere, andiamo a vedere con questa che è la Platinum. Platinum, ma in realtà ne ho presa più di una perché così cominciamo anche a trarre qualche conclusione. La Platinum è una di quelle penne che amore e odio. Perché amore e odio? Perché lo abbiamo visto, molta flessibilità, molta capacità di variare il tratto da sottile com'è, sottile, quindi un EF, sta rimbalzando il foglio, non va bene, EF, quindi un extra fine, perfetto, ma arriva fino ad essere quasi un bold. Cosa non mi piace di questa penna? Che è troppo spigolosa, non
non si riesce a fare sempre, nel mio caso, quello che vorrei fare. In altre parole, non mi dà quella confidenza, quella naturalezza che altre penne mi danno. Mi trovo meglio a scrivere in grande con questa penna, con un carattere grande, ma grande davvero, riesco a tirare fuori il meglio da questa penna perché trovo che ci sia quella parte di armonia, ma come potete vedere resta spigolosa, perché l'azione, il ritorno del pennino allo stato di quiete sprigiona subito l'energia, anche troppa, sempre a portata di mano qualcosa per asciugare, sempre troppa, cosa che, prendo la Radius per esempio, non fa. Quando mi sentite dire che è la mia penna preferita, c'è proprio questo mia penna preferita, perché è quella che mi consente di fare quello che desidero. Con questa penna posso fare quello che desidero. Posso scrivere lento, posso scrivere veloce, posso scrivere con una calligrafia inclinata, posso scrivere in piccolo, posso scrivere in grande, posso scrivere allargato, posso scrivere quello che voglio e come voglio, perché mi viene incontro in tutti i sensi. Per questo è una penna con la quale vado molto d'accordo, è una penna dove c'è sympathos. Chiaro, vale per me, non vale per tutti voi, ci mancherebbe, è per fortuna che è così. Ehm, il fatto di avere però a disposizione un pennino che è molto duttile da una parte perché a tanta pressione corrisponde, come vedete, un aumento del tratto, lo vediamo anche come aumenta da qui a qui e come ritorna immediatamente ad essere sottile, quasi non si vede, perché comunque stiamo parlando di un extra fino, un po' come mi ricorda il pennino, questo della Astura, che non ho messo qua, forse vi ho fatto vedere prima, quello della Astura, stessa cosa, cioè è un modo intanto di stendere l'inchiostro, tutto particolare, perché è un pennino di quelli a taglio, è un pennino che è un po' un rasoio, per quello è anche, diciamo, mi piace molto per questo, ma come per tutte le penne che mi piacciono, vedete, una volta terminata la fase di pressione, ritorna subito allo stato di quiete, quindi ritorna allo stato di quiete offrendomi un contrasto molto netto tra quello che è il tratto fine e quello che è il tratto invece corposo, il tratto bold, il tratto, mi spiego, è su questa variazione che la scrittura acquista la sua bellezza, no? Cioè sul gioco tra la linea sottile e quella che diventa un pochettino più gonfia, questo dà un po' di carattere, di piacere alla calligrafia dal punto di vista visivo. Ho portato qui, e poi finisco questa carrellata, ho portato qui la Custom 74 perché ancora una volta ci troviamo a che fare con un pennino che in maniera un pochettino più morbida, ma replica quello che fa il pennino della Falcon. Morbida perché, vedete, innanzitutto è un tratto fine, non extra fine, non c'è un ritorno immediato e questo aiuta molto la scrittura. Questo aiuta la scrittura perché non vi mette in difficoltà, non vi impone di seguire la grafia ogni istante, perdona molto di più, è molto rotondo, però è anche vero che non
non abbiamo una variazione così efficace a meno di andare proprio a premere e scrivere in grande. Allora, in questa maniera, e tra l'altro con un inchiostro anche diverso da questo che ho messo su, che è un Kaweco Royal Blue, con altri inchiostri questo viene un pochettino enfatizzato, però restiamo sempre nell'ambito di una penna che non ha queste capacità come i pennini vintage. Per ultima, e per concludere, ho ottenuto la grande bellezza di Pineider, perché è una penna davvero interessante, un pennino soprattutto, a parte la penna che è bella, ma il pennino, questo Quill, è un pennino molto leggero da una parte. Secondo me questa carta non lo premia perché è un po' troppo liscia, ha bisogno, essendo un pennino davvero molto sensibile, di una carta che lo metta più in gioco. Qui tutto avviene in maniera troppo semplice, troppo facile, però come vi dicevo abbiamo una penna che ha questo tipo di variazione ed è molto molto piacevole, ecco sì, forse piacevole è la parola giusta, anche se non abbiamo quel rientro immediato come su altre penne, per quello diventa piacevole da una parte, ma soprattutto leggera, cioè la leggerezza è quella che è la caratteristica che secondo me si addice di più a questa penna che paradossalmente è una penna pesante. Allora, abbiamo capito e concludo veramente, mi prendo un altro foglio, questa volta per andarne bene uno qualsiasi. Allora, abbiamo capito che cosa? Che quando parliamo di pennino c'è una grande influenza sulla nostra grafia, perché il pennino flette, ma il pennino anche ritorna allo stato di quiete e la fase di ritorno è quella che ci detta, ci impone di fare una circonferenza ampia oppure più stretta a seconda del comportamento del pennino. Non solo questo, ma ancora e forse in maniera più marcata è la rigatura o la quadrettatura che andiamo a scegliere del quaderno, perché sulla carta bianca senza trama la grafia posso scegliere liberamente di utilizzare il carattere che mi piace di più, dritto, rovescio, storto, come voglio io. Quando ho un quadretto, quando ho una riga, inevitabilmente cerco di stare dentro e non sempre la risposta del mio pennino si abbina perfettamente al quadretto. Ecco perché a me piacciono molto i quadretti di tipo 1 o la riga 1R, cioè di 1 centimetro, perché è quella che mi consente una certa libertà. Se voglio scrivere in piccolo all'interno di 1 centimetro ce la faccio, se voglio scrivere grande me ne uso 2, ma me ne uso anche 3 se voglio. Sulla carta libera, come vi facevo vedere adesso, diventa piacevole utilizzare la nostra stilografica. Posso partire con un carattere come questo, posso decidere di scrivere, ve l'ho detto, scrivere in piccolo, qui non ho nessun vincolo, oppure di scrivere in grande. Quello che mi dà il piacere della scrittura è un pennino che assecondi la mia grafia, il mio carattere, il mio modo, le mie misure, il mio modo di premere, il mio modo di incidere sulla carta. C'è chi scrive così, chi col pennino colà. La Aurora 88K non ha il grado di flessibilità che hanno le penne che vi ho mostrato prima. Sono fuori campo, stavo guardando la camera e quindi ho scritto veramente male. Non ha lo stesso grado di flessibilità, però ha una piacevolezza
davvero, davvero molto, molto bella. Quindi bisogna da una parte imparare a conoscere la penna, trovare l'inchiostro giusto, l'abbinamento con la carta, ma tutto questo lo vediamo nei video dedicati alla calligrafia e alla scrittura. A voi tutti, grazie e l'appuntamento al prossimo video.